Dicono che le avversità sono anche, spesso e volentieri, occasione di crescita interiore. Cuoricini, cuoricine, come state? Todo bien? Il titolo del video interattivo di oggi, che non a caso è l'11/11, 11 novembre, che è un portale energetico di manifestazione, mi è stato ispirato da questa piuma bianca meravigliosa che ho trovato, pensate un po', dentro la mia macchina e mi è sembrata una rivelazione. Allora oggi andiamo a vedere con i tarocchi una cosa che ti riguarda, inclusa una possibile rivelazione, poi rispondo anche alla domanda con gli arcani maggiori e un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei 3 mazzi e vediamo questa rivelazione su una cosa. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Todo bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo direttamente i 3 mazzi per questo video dal titolo Rivelazione su una cosa e vediamo con i tarocchi una rivelazione su qualcosa che ti riguarda. Sapete che è un interattivo, come tale va considerato e vale dal momento in cui lo vedete a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 mettiamo l'occhio di falco che simboleggia il coraggio. Per la variante numero 2 l'infinito che rappresenta l'eternità. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 col quarzo rosa che sono le emozioni. Focalizzatevi bene su uno dei 3 mazzi oppure sugli oggettini, come preferite voi. Non ho voluto utilizzare la piuma per non condizionarvi, però la teniamo qua perché può servire a livello energetico. Poi oggi è l'11 novembre, quindi a maggior ragione in questo interattivo c'è una bella energia. Vi lascio un po' di tempo per pensare e andiamo a vedere questa rivelazione su una cosa. Occhio di falco, suerte per te. Vediamo con i tarocchi una rivelazione su una cosa che ti riguarda e a fine stesa ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori e poi un messaggio in scrittura automatica per l'occhio di falco. Vediamo, mazzo centrale, energia neutra, vediamo chi è l'occhio di falco. Occhio di falco, sei di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. Occhio di falco, tu sei un qualcuno che viene considerato il punto di riferimento per tante persone e quando hanno bisogno di un qualcosa si rivolgono a te perché sanno che possono attingere della tua generosità. Sei un qualcuno, una persona molto empatica, potresti anche avere degli animali tu, un cane, un gatto, prendertene cura e in questo momento ti vedo innamorata o innamorato o comunque in coppia con un qualcuno. Occhio di falco, hai sicuramente la possibilità di andare a realizzare o vedere iniziare un qualcosa di importante per te e qui mi fanno vedere che tu potresti essere un qualcuno, un creativo o realizzi un qualcosa o vorresti metterti in proprio nel fare un qualcosa. C'è un hobby che tu hai e che molto probabilmente in questo momento magari è un hobby, una passione, ti piacerebbe trasformare in un lavoro, però per il momento le carte indicano che c'è ancora tanto da fare per riuscire ad arrivare a questa cosa. Occhio di falco, ti vedo con dei figli
o potresti desiderare di averne qua, e c'è una situazione in questo momento nella tua vita dove ti senti un po' limitato. È come se tu avessi fatto molto per un qualcuno e avessi ricevuto, un po' poco, o stai tardando a ricevere questo qualcosa per il quale ti sei prodigato molto, qua. Occhio di falco, ti vedo una persona molto determinata, un gran lavoratore che non si risparmia di fronte a nulla e neanche, come ti dicevo prima, quando c'è un qualcuno che ti chiede un qualcosa, l'occhio di falco sembra essere sempre a disposizione, da quello che vedo qua. E adesso però ti devo rivelare questo qualcosa. Vediamo. Beh, allora, la prima cosa che ti devo rivelare qua è che c'è un progetto, un qualcosa che tu stai portando avanti e che molto presto, nel giro di 2 o 3 mesi, darà i suoi frutti, riceverai anche delle comunicazioni a riguardo che sono positive, un progetto, uno studio, un qualcosa che ha a che fare, sicuramente io penso potrebbe anche essere in ambito lavorativo o negli studi, o se sono degli esami che devi dare, oppure se hai, un'aspettativa rispetto al tuo lavoro, magari, di un cambio, oppure di una miglioria, ecco, in un qualcosa, io qua ce la vedo, e riceverai notizia a riguardo. Un'altra cosa un'altra rivelazione qua è che, devi sapere che tu sei una persona che ha, un'attitudine o delle capacità anche in ambito esoterico, potresti essere un appassionato di spiritualità, dovresti coltivarla questa cosa, perché, qua mi fanno vedere che è possibile, che tu stia già portando avanti un qualcosa a riguardo. Non a caso abbiamo il saggio, il mago, e questo qualcosa che, è come se tu avessi un dono, ecco. Quindi, questa è una rivelazione che le carte vogliono farti, e alimenta questa cosa, e portala avanti. Chissà se leggi anche a tua volta i tarocchi, oppure è possibile, da queste carte qua. E poi un'altra rivelazione, guarda, la veggente. L'avevo appena detto, quindi occhio di falco qua. Questa rivelazione che ti devo fare proprio oggi, che è l'11/11, è che tu dovresti coltivare questo dono che hai in ambito esoterico, perché l'avevo appena detto e mi è uscita la veggente. Quindi in assoluto penso che sia questo, Ehm Occhio di falco, un'altra cosa che ti voglio dire è che è possibile qua, che tu debba spostarti. Ti spiego. C'è uno spostamento che tu dovrai fare prossimamente, e potrebbe anche essere con la tua famiglia, o per andare a trovare dei familiari o un qualcuno che ha a che fare appunto, con la tua famiglia, e queste persone o questa persona che, andrai a trovare è come se si aspettasse un qualcosa da te. Quindi della serie, non andiamo a mani vuote. Le carte dicono questo, è come se ci fosse un qualcuno, metaforicamente parlando, ho detto non andiamo a mani vuote, che tu raggiungerai
è come se si aspettasse un qualcosa da te. Lo vedo di qua. Mh. Quindi questo ricordatelo, eh. E poi un'altra cosa che ti voglio dire è che potresti, per via degli impegni presi, quindi tra un po', sentirti addirittura un po' stanco, un po' demotivato. Ehm, Potrebbe essere che grazie a queste opportunità che si apriranno per te, come ti dicevo prima, tu possa sentirti addirittura un po' stanco, un po' carico, ecco, a livello di impegni e quindi è per dirti questa rivelazione che dovresti magari un po' più avanti concederti anche qualche momento di riposo, eh. Ehm, e questo mi han fatto vedere per te. La rivelazione però, quella proprio, secondo me eclatante, è questo dono che hai in ambito esoterico, magico, per l'occhio di falco, eh. E poi, visto che abbiamo questa carta del mago, mi viene anche da dirti che il fare è sempre rivelatore dell'essere, quindi credici, mh, in questo dono che tu hai. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Per l'occhio di falco, vediamo. Per l'occhio di falco. Vediamo. Il Papa, la Torre e la Temperanza. Rispetto alla domanda che tu hai fatto, qui ti parlano, ehm, di un tempo di attesa, e che le cose avverranno improvvisamente quando tu meno te lo aspetti. Dicono questo. Potrebbe anche essere appunto che c'è da pazientare un po', ma è possibile che quando tu magari hai addirittura perso la speranza, questa cosa, si manifesti all'improvviso e che, la risposta è un sì, occhio di falco, eh. Sembra la cosa giusta da fare, ma si manifesterà nel tempo e quando tu meno te lo aspetti. La risposta è un sì. E adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica per l'occhio di falco. Vediamo. Cosa vogliono dirti. Per l'occhio di falco. Nella stanza dove sei adesso c'è un libro con, la copertina di tanti colori. Aprilo a pagina 16.
Ti risuona quello che leggi? Mh. Mettilo in pratica e guarda cosa succede. Mh. Il tuo messaggio dice questo: "Nella stanza dove sei adesso c'è un libro con la copertina di tanti colori. Apri la pagina 16. Ti risuona quello che leggi? Mettilo in pratica e guarda cosa succede." E questo era il messaggio per te, occhio di falco. Ti dico adelante e con questa temperanza ricorda che non devi aspettare perché il tempo non sarà mai giusto, quindi non aspettare troppo. Adelante, occhio di falco. Infinito, suerte per te. Vediamo con i tarocchi una rivelazione su una cosa che ti riguarda e a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori e un messaggio in scrittura automatica. Per l'infinito, mazzo centrale, energia neutra, vediamo chi è l'infinito. Infinito, sei di un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, un ariete leone sagittario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Infinito, io qua ci vedo in questo momento nella tua vita una situazione che potrebbe avere a che fare col tuo lavoro, perché è un cavaliere di denari, è un 8 di denari, che ti preoccupa. Ti vedo particolarmente in ansia, particolarmente preoccupato qua, eh. È possibile che, tu possa esserti anche sentito escluso da un qualcosa o comunque proprio il discorso lavorativo, ecco, è quello che in questo momento, ti preoccupa o non stai lavorando o speri che un qualcosa cambi, in questo lavoro che fai o anche di trovare un lavoro magari, perché questo è un interattivo che vale per tante persone, però ci vedo una preoccupazione su questo aspetto, sul lavoro. Pensare che tu sei un qualcuno, vedi, con questa carta del mago, stavo per dire, che ha delle capacità, che ha delle possibilità, sicuramente di andare a risolvere questa preoccupazione, quindi questa potrebbe essere, ecco, la rivelazione che ti devo dare in questa lettura, che grazie alle tue capacità qui tu potresti anche fare un lavoro a contatto col pubblico, o se non lo stai facendo, trovarlo e iniziare, ecco, un lavoro che ha a che fare col pubblico, a contatto col pubblico. E c'è una preoccupazione in questo momento che poi andrai, a risolvere. Quindi la rivelazione qual è? Con questa carta dell'imperatore sei dalla parte giusta, hai, diciamo, il carattere, hai la costanza, l'intraprendenza per andare a risolvere questa situazione e quindi la rivelazione che ti devo dare è sicuramente una delle rivelazioni è questa, che è possibile che aspetta che mi è caduta una carta, la raccolgo. È possibile che tu possa esserti addirittura anche con questo 7 di spade sentito sotto certi aspetti un po' ingannato. Magari ti hanno fatto possono averti fatto delle promesse o possono averti detto un qualcosa qua, che ha a che fare sempre col discorso lavorativo. Se parliamo di sentimenti, perché questo è un interattivo che vale per tante persone, ci sta anche quello. Ma
è come se la rivelazione che io ti devo dare, è che devi decidere da che parte vuoi stare. Devi sicuramente andare a fare un qualcosa a riguardo e con questo fante di denari e con questo 8, grazie ad una comunicazione o delle comunicazioni che ci saranno, riesci a risolvere questa situazione. Io qua penso che sia un qualcosa che ha a che fare col discorso più economico o col discorso lavorativo, oppure più che coi sentimenti, perché ci ho visto questo. Quindi in sostanza mi viene da dirti che la felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. Io qua ci vedo una piccola caduta di sorta, se vogliamo. Purtroppo, spesso e volentieri può capitare, ma che si risolve grazie anche alla tua capacità di saper prendere la decisione giusta nel momento giusto. Infinito. Quindi la rivelazione è un po' questa, è come se tu dovessi per forza di cose decidere da che parte vuoi stare, fare, intraprendere e grazie alla comunicazione andare a risolvere questa cosa. La rivelazione è questa per te. Spero che tu mi abbia capita. Cosa posso ancora dirti? Un'altra rivelazione che così voglio aggiungere è che spesso e volentieri potresti avere a che fare anche con persone un po' immature, persone che magari non per cattiveria, però per via di questo carattere così un po' infantile, un po' immaturo, possono anche andarti a complicare un po' la vita. Tu comunque sei un qualcuno che sa molto bene il fatto suo e grazie anche alla rivelazione di questa stesa, se vogliamo, adesso sai che è necessario decidere, vedi, scegliere, grazie anche a una comunicazione o comunque un'azione determinante che devi fare, di andare a risolvere questa cosa. Queste mancanze del 5 di denari, questo problema che potrebbe anche essere lavorativo, se vogliamo, E questo era per te, infinito. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori e poi un messaggio in scrittura automatica. Per l'infinito, vediamo cosa ti vogliono dire gli arcani maggiori. Il carro, la ruota della fortuna e l'imperatore. Guarda, l'imperatore c'era già uscito qua, Dov'è? L'ho perso. L'imperatore, eccolo qua. La risposta è un sì, infinito. E qui c'è una situazione che si sblocca, un qualcosa che va a cambiare e è un sì in assoluto con questa carta dell'imperatore finale. È come se potesse dipendere anche molto da te. Assomiglia un po' a quello che abbiamo visto prima. Dipende molto da te
dal tuo comportamento, da quello che deciderai di intraprendere o di fare, l'andare a sbloccare una determinata situazione e quello che farai è positivo, ehm, quindi, rispetto alla domanda che hai fatto è un sì. Ehm, e questo era infinito. Adesso ti scrivo un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da scriverti per l'infinito. Vediamo. Mhmm. Per l'infinito. Mh. C'è un'energia un po' pesante intorno a te. O ti senti appesantito da un qualcosa. Mh. Mh. Non ne hai motivo. È solo una tua idea. Qualcuno che ti vuole bene tra 10 giorni ti farà una piacevole sorpresa. E questo era il messaggio per te. C'è, un'energia un po' pesante intorno a te o ti senti appesantito da un qualcosa. Non è emotivo, è solo una tua idea. Qualcuno che ti vuole bene, tra 10 giorni ti farà una piacevole sorpresa. E questo era il messaggio per te, infinito. Ti dico adelante. Quarzo rosa, suerte per te. Vediamo con i tarocchi una rivelazione su una cosa che ti riguarda e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori e un messaggio in scrittura automatica. Per il quarzo rosa, mazzo centrale, energia neutra, vediamo chi è il quarzo rosa. Quarzo rosa, sei di un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. Quarzo rosa, tu sei un qualcuno che potresti in questo momento aver visto cambiare una situazione o avere una speranza rispetto a una situazione della serie cambierà un qualcosa, è come se di fatto però non fosse cambiato niente e potrebbe avere a che fare con la tua famiglia, abbiamo una sorta di speranza che un qualcosa cambi, che alcune persone possano cambiare,
ma qui fanno vedere che così non è stato. mh. Tu sei una persona molto intuitiva, un qualcuno che sicuramente si rende conto di questa situazione, probabilmente può essere familiare o potrebbe anche far riferimento ai sentimenti, perché questo è un interattivo che vale per tante persone. Sei una persona molto intuitiva e ti stai rendendo conto che quello che stai vivendo, non è, più così consono per quello che potresti essere tu, mh? E stiamo aspettando che un qualcosa cambi, Stiamo vedi, abbiamo delle aspettative, ma è come se riguardo a queste aspettative, in questo momento non si vedesse la via d'uscita. Se Qui, ti dico questo: spesso e volentieri potresti sentirti sola o solo, ehm, nel dover intraprendere determinate azioni, come se ti sentissi un po' poco appoggiato. Ma la rivelazione che ti devo fare è questa: che allora, se parliamo di sentimenti, io vedo che vicino a te c'è una persona che comunque ti appoggia, c'è un qualcuno che, ha dei sentimenti per te, c'è della passione, c'è una collaborazione, potrebbe essere, Ehm, non limitarti a aspettare, a sperare che questo qualcosa cambi. Devi essere tu a far partire questo cambiamento, perché è come se, tu fossi un qualcuno, che ha più opzioni, più possibilità. Non deve, a mio avviso, incapponirsi probabilmente, ecco, su una situazione sperando che cambi, ma che, di fatto se ha a che fare con una persona, io la vedo poco propensa probabilmente, nel voler, magari, cambiare. Se invece riguarda una situazione, qui indicano che sarai tu a, diciamo fare questa differenza, e cioè addirittura ti posso dire che qua con questo carro, ci vedo proprio un'azione determinante. Guarda, cavaliere di bastoni, rapido, veloce, ehm, sarà necessario qua spostarsi o prendere delle distanze addirittura, da quello che, stai vivendo in questo momento, e guarda, sembra incredibile. È come se la rivelazione che ti devo dare è: non aver paura di abbandonare, un qualcosa per il quale stai aspettando da tempo, a favore di un'azione che andrai a fare o di una proposta che ti faranno, un qualcuno, qui io ci vedo l'appoggio di una persona, potrebbe, ecco, avere a che fare, addirittura anche, se vogliamo, con conoscenze, oppure una persona nuova che conoscerai, può essere anche, perché è una grande opportunità per te, sarà una grande opportunità per te. Guarda, grazie a questa persona, qui è come se si andasse a risolvere innanzitutto questo problema iniziale del quale ti parlavo, dove la speranza di un qualcosa che cambi, ma a quanto pare in questo momento non è cambiato nulla. C'è un'azione determinante che devi fare tu,
o che dovrai fare tu. La rivelazione è questa. E, e sarà anche grazie all'appoggio di una persona o comunque una persona nuova che entrerà nella tua vita e che farà proprio cambiare completamente il panorama del nostro quarzo rosa, sia in termini, se vogliamo, di sentimenti, e quindi un qualcuno che ti apre, diciamo, le porte, se vogliamo, del suo cuore. Guarda, abbiamo Regina di Coppe e Re di Coppe addirittura, nonché, se non parliamo di sentimenti, allora in questo caso potrebbe essere una qualsiasi altra opportunità. Essendo che avevamo queste carte all'inizio dove parlavano di una sorta che può essere anche un po' di crisi, no? Un cambiamento che si aspetta o che non si sa se lo vogliamo fare o meno. Dicono che le avversità sono anche spesso e volentieri occasione di crescita interiore, quarzo rosa, e qui siamo partiti da un'avversità per poi finire in questa, diciamo, moltitudine di possibilità, sia nei sentimenti, quindi l'ingresso nella tua vita di una persona con dei sentimenti per te, la possibilità di andare a costruire un qualcosa con un qualcuno, nonché se magari parliamo, ecco, di un'altra opportunità, un qualcosa che potresti, ecco, aver atteso, ma che probabilmente bisognava in ogni caso cambiare un po' prospettiva, oppure cambiare un po' la visione della cosa. Qui è la stessa cosa, quindi penso che tu mi abbia capita. Vediamo. Vedi, altro messaggio, altra rivelazione. Inutile rimpiangere, oppure non cogliere le opportunità che ti si presentano, perché qui loro ci stanno parlando di una grossa opportunità che ci sarà per te, e questa è la rivelazione, ma ripeto, non ti trattenere, lasciati andare, guarda le cose anche da un'altra prospettiva e lascia entrare nella tua vita queste persone che saranno molto positive per te. Una nuova conoscenza, può essere un uomo, una donna, oppure dei collaboratori, vedi tu, però dai la possibilità a queste persone di entrare nella tua vita, non trattenerti, perché non hai bisogno di proteggerti, perché il successo è assicurato, vedi? Questa carta vuol proprio dire quello. E mi viene anche da dirti che spesso e volentieri, proprio perché avevamo questo quadro all'inizio, senza deviazioni dalla norma, il progresso non è possibile. Mi è venuta in mente questa frase perché ho visto questo carro, quindi state, quarzo rosa. Ricorda che senza deviazioni dalla norma il progresso non è possibile, e penso che tu mi abbia capita. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Per il quarzo rosa, vediamo. Vediamo un po' cosa rispondono al quarzo rosa. Il carro, il mondo e la papessa. Guarda, del carro te ne avevo appena parlato prima, non a caso c'è uscito qua.
La risposta qui sì, sicuramente, affermativa, è un sì, e ci sta che io aggiunga anche, vedendo queste 3 carte, che questo sì, o questa diciamo risposta positiva, dipende anche molto, dalla capacità che si avrà, di secondo me, dovresti, scusa se ho fatto questo giro di parole, cominciare ad allargare, un po' i tuoi orizzonti, cominciare a spaziare, a livello anche di pensiero, un po', oltre la tua zona di comfort, quindi queste son 3 carte che mi parlano di, apertura, la papessa se vogliamo è una mente, la papessa guarda in mano ha questa chiave, quindi fondamentalmente, la chiave ce l'hai tu, quarzo rosa. Allarga i tuoi orizzonti, apri la tua mente e questo è un sì, quindi, anche a livello di intuizione se vogliamo, ehm, non fermarti di fronte a quello che hai davanti, ma vai oltre. Non fermarti all'apparenza, quarzo rosa. Cerca di andare oltre il velo, mh? E questo era quello che mi hanno detto per te, Adesso ti chiedo di, attendere un attimo che prendo questo foglio e vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica per il quarzo rosa. Vediamo. Per il quarzo rosa. Mh. Mh. Non essere malinconico o malinconica, anche se fuori il tempo è grigio, ehm, probabilmente sta anche piovendo. Perché è proprio in un giorno di pioggia che una persona che conosci ti dirà un qualcosa che aspetti da tempo. Mh. Messaggio particolare: non essere malinconico. Anche se fuori il tempo è grigio e probabilmente sta anche piovendo, perché è proprio in un giorno di pioggia che una persona che conosci ti dirà un qualcosa che aspetti da tempo. Questo era il messaggio per te, quarzo rosa, Ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!